Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia di Francesco Guarnaccia Results ed oggi, essendo tra i primi giorni dell'anno, ho pensato di proporti di vedere un pochino quello che ho fatto l'anno scorso. Così ti può magari essere d'aiuto per capire come avresti potuto fare anche tu, e anche perché vedi un pochino, è utile anche molto per me perché mi permette in questa maniera di oggettivare bene quello che sto facendo. Spero che ti interessi ovviamente quello che ti sto proponendo. Allora, partiamo un attimino da che cosa sto facendo. Allora, ho definito naturalmente un budget che ho a disposizione per la parte appunto di investimenti. Questo budget è suddiviso, consideriamo 100 il budget che ho a disposizione, e l'ho suddiviso in 75% per investimenti a lungo termine, appunto seguendo il value investing, e il 25% lo utilizzo per fare del trading. Ecco, il trading che faccio è un trading sempre molto in stile value, cioè le trade che vengono fatte sono molto poche, è un trading che si può fare solamente sul mercato americano, quello sulla piazza americana, e ho imparato, non è assolutamente un segreto, ho imparato dalla scuola di Rulon Investing a fare questo trading, per cui è un copyright ed è un know-how loro, e quindi se tu fossi interessato puoi farmelo sapere e ti metto in contatto appunto con loro. Ecco, nella parte del 75% di long term investing, ovviamente ho studiato delle aziende o delle aziende preferite. I settori che preferisco, perché mi piace leggere appunto di questi, sono quelli in cui ho delle esperienze di lavoro, sono il settore automotive e il settore moda, abbigliamento, ma anche la parte di gioielleria. Gioielleria non è chiaramente un settore in cui ho una competenza, diciamo, specifica, però ha delle affinità molto elevate con il settore della moda. Ok, quindi ho individuato e ho studiato con il metodo appunto del value investing, ho studiato una serie di aziende, sono intorno alle 6 o 7, e di queste nel corso della mia esperienza fino ad ora ho investito effettivamente utilizzando 3 di queste 7 aziende. Perché ne ho utilizzate 3? Ne ho utilizzate 3 perché la maggior parte del tempo trascorso negli ultimi anni, da quando appunto mi sono avvicinato agli investimenti finanziari, il mercato è sempre stato sovrastimati, quindi i prezzi delle azioni erano decisamente alti nella maggior parte dei casi, quindi non mi hanno permesso di entrare appunto con degli investimenti. Ok, quindi all'interno del budget che ho a disposizione per il long term investing, l'ho suddiviso a seconda del numero di aziende che potevo acquistare nel momento, in un determinato momento, indicativamente una quota parte uguale a ciascuna, ma può anche differire a seconda delle circostanze, ecco, può variare un pochino, ma è sempre, io considero, per quanto riguarda il mio capitale e come dire, l'esposizione che ho, ritengo che appunto un numero di 5 aziende siano sufficienti per poter avere una sufficiente differenziazione. Ok, quindi le aziende in cui ho investito, te lo dico, ma non te lo dico perché tu
debba copiare quello che sto facendo io nella maniera più assoluta, ok? Solo per titolo informativo, sono due aziende che sono americane, un'azienda di abbigliamento, GI3, e una seconda azienda che è un'azienda di gioielleria che è la Signet Jewelers. Ok, per quanto riguarda invece le aziende nell'ambito automotive, ho investito in Fiat Chrysler, appunto perché ho lavorato in Fiat parecchi anni e anche perché in effetti sono stato molto meravigliato dall'incredibile lavoro che ha fatto Sergio Marchionne e ha portato veramente un'azienda che era sul ciglio del fallimento ad una delle prime giocatrici a livello mondiale. Ok, ecco, quindi cosa dire? Quindi è anche differenziato il mio portafoglio, una parte è investito in America e una parte è investito in Italia sostanzialmente perché Fiat Chrysler o meglio Stellantis è un'azienda che è quotata anche sul mercato appunto di Piazza Affari. Ok. In questo momento devo dire che sono soprattutto liquido, cioè ho pochissime azioni. Questo perché? Perché in effetti siamo in una condizione in cui abbiamo un mercato decisamente molto eh, elevato, cioè con dei prezzi veramente molto alti. Ci sono degli indici che lo fanno vedere in maniera molto chiara, ma non è una scoperta dell'ultimo giorno il fatto che anche gli indici americani, anche lo stesso MIB 40 siano andati più volte ai massimi storici, addirittura il MIB 40 è andato a valore, è riuscito finalmente a raggiungere il valore che ha avuto prima della crisi del 2008. Ok, quindi la maggior parte è un mercato sovrastimato, sovra costoso, super costoso, ok? E non è il momento quindi è il momento di, secondo molti value investor, e io lo ritengo, è il momento invece di avere della liquidità per quando le cose cambieranno. E si presume che cambieranno perché ci sono tanti fattori che indicano questa direzione. Abbiamo una situazione dell'inflazione appunto che è totalmente una novità negli ultimi 10 o 15 anni. Eravamo abituati a non avere assolutamente praticamente un'inflazione sotto il 2% sia in Europa che in America ma anche in altri paesi e ci troviamo in una situazione in cui abbiamo un'inflazione che si sta portando intorno al 4% in Europa, al 6-7% in America. Abbiamo una situazione di costo del denaro molto basso e a fronte di una necessità che le banche centrali si troveranno ad avere di dover a un certo punto alzare i tassi di interesse. Quindi ci sono tutta una serie di criticità che stiamo vivendo che molte persone, naturalmente molto più esperte di me, ritengono che possano portare ad una correzione del mercato. E in quella correzione del mercato, che potrebbe essere un momento di calo o di crisi finanziaria, in quel momento lì ovviamente i value investors fanno la cosa che non fanno gli altri, cioè comprano perché in effetti aspettiamo che i prezzi delle aziende interessanti vadano sotto il valore che abbiamo calcolato per poter acquistare. Ecco. Quindi questa è un pochino la situazione attuale. Ok. Quindi penso che dedicherò un altro video e vi faccio vedere anche i risultati che ho ottenuto e vedrete che ci sono anche dei risultati che non sono
tanto belli, anzi veramente mi hanno mangiato il fegato quando li ho visti, però li vedremo e voglio discuterli comunque con voi. Per cui io mandami i tuoi commenti, le tue considerazioni, i tuoi pareri, sono sempre assolutamente ben visti e ben accettati. Spero che ti sia utile questa chiacchierata, cerco veramente di sforzarmi di darti degli elementi per poter così ragionare. Ecco, quindi io ti saluto in questo momento e ci rivediamo alla prossima.